Buongiorno ragazzi, allora bentornati in questo nuovo video. In questo video vi parlerò un po' di quanto abbiamo speso per questa vacanza di 12 giorni in Messico. Allora, è un video un po' diverso dal solito perché comunque sono qui in camera, come vedete, e vi volevo parlare un po' di come è stata la nostra vacanza in Messico. Abbiamo passato 12 giorni magnifici. Diciamo che allora il primo giorno abbiamo fatto prima di tutto 12 ore di volo per l'andata, perché avevamo preso l'aereo all'aeroporto di Francoforte e ci siamo diretti così all'aeroporto, volo diretto, quindi avevamo la compagnia Economy Class prenotata e quel volo è costato 600 euro ciascuno, quindi 1200 euro in due. Non avevamo l'economy class, ma siamo riusciti a passare di categoria e quindi avevamo la premium economy. Sì, il mio amico lavora in aeroporto e quindi c'è stato questo step up. Facciamo quindi queste 12 ore di volo, passiamo sopra l'Antartide, era la prima volta che ci passavamo. Per me è stata anche la prima volta, quindi è stato tutto stupendo. Il viaggio è abbastanza lungo, l'ultima ora comunque non ce la facevamo praticamente più perché volevamo arrivare a destinazione. Arriviamo all'aeroporto di Cancun praticamente che erano le 8 di sera. Noi eravamo partiti circa a mezzogiorno. 8 di sera non riusciamo a trovare, non ci funziona internet, quindi non avevamo la connessione internet. L'unica possibilità che avevamo era quella di connetterci alla rete tedesca, infatti il mio amico si è connesso e quindi siamo riusciti a contattare la proprietaria di casa. Fortunatamente ci aveva scritto e ci aveva scritto anche l'indirizzo. E noi eravamo praticamente in giro per queste strade, avevamo appena affittato la macchina, eravamo cotti dal viaggio, eravamo stanchi ma volevamo arrivare a destinazione, non ce la facevamo più, avevamo le valigie in macchina, per cui come avete visto nell'episodio 1 è stata una bella avventura e siamo riusciti a contattare la proprietaria di casa, quindi loft, avevamo questo bellissimo loft circondato di verde, di primo piano, secondo piano e scala interna. Avevamo, come sempre, io ho prenotato due stanze, una per me col bagno e l'altra per il mio amico con il bagno. Quanto ci è costato a Cancun per questi 3 giorni? Perché alla fine siamo rimasti 3 notti. Allora, ho pagato 338,65 euro per 4 notti, scusate, 4 notti a Cancun. Cancun non me l'aspettavo così, è abbastanza turistica, i prezzi sono molto alti, molto americani perché siamo comunque vicino a Miami e non ce l'aspettavamo così cara. Sinceramente, la prima colazione, come avete visto nel video, avevamo pagato circa 17 euro. La seconda, che era comunque era brutta quella colazione, avevamo speso 32 euro. Le cose vanno male il primo giorno perché succede che io perdo. Allora, la macchina ha incominciato ad avere un problema. Ad avere un problema di motore, per cui l'avevamo dovuto sostituire all'aeroporto. Quindi siamo tornati lì e ci è andata una Chevrolet e poi l'avevamo sostituita con una Toyota. Allora, poi le cose vanno un po' così perché io poi, come avete visto nel video, nell'episodio, io perdo il portafoglio e quindi perdo tutto. Perdo carta d'identità, perdo patente, perdo documenti, tessere varie. Non mi sono lasciato abbandonare a me stesso, sono riuscito a stare positivo. Anche perché avevo per fortuna la carta collegata al conto e sul cellulare, quindi ho potuto pagare con contactless, dove si poteva, perché in Messico comunque non si poteva ovunque pagare con la carta e quindi dovevamo avere dei contanti con noi. E per fortuna Rolito aveva la carta. Non ovunque si può prelevare perché i bancomat sono diversi, le filiali sono diverse. Dal 30 di gennaio al 3 di febbraio avevamo speso quella cifra là. Dopodiché ci siamo spostati a Tulum perché volevamo un po' provare, cioè noi eravamo comunque convinti che dovevamo andare in un posto wild perché ci faceva il wild, ci faceva un po' l'avventura, ci faceva il clima tropicale
e lì sei completamente immerso nella foresta, in sostanza. E Tulum è una città che ha due lati, perché se si va dalla parte dell'oceano praticamente è molto hippie, è molto turistica e costa parecchio, mentre dall'altro canto se si va verso la città praticamente c'è molto movimento, devo dire, rispetto a Cancun. Cancun era praticamente morta. Tulum invece è una città che è viva, c'è molto movimento, c'è gente in giro, si può mangiare praticamente sulla strada a poco prezzo se si conoscono i posti, ed è stato fantastico. Abbiamo passato praticamente 5 notti e ho pagato 431,57 euro. Tutto questo, ragazzi, su Airbnb. Io ho scelto dei posti che facessero a casa nostro e ci avrebbero fatto piacere anche soggiornare lì, perché era completa di tutto e quant'altro, cosa che poi noi non abbiamo utilizzato. La prima sera siamo stati al Gitano Jungle, che era un evento in un bar in mezzo alla foresta. Ci siamo fermati a mangiare sulla strada e poi siamo andati in questo posto e la musica era fantastica, ragazzi. La musica era bellissima e sì, ci siamo divertiti quella sera. Seconda sera, cos'è che abbiamo fatto? Abbiamo fatto veramente di tutto, perché a provare i vari cenote. I cenote sono praticamente queste grotte di acqua dolce immerse nella natura, mi sembra 200 pesos messicani, e siamo stati lì praticamente il pomeriggio. Il clima era fantastico. Lì adesso è praticamente estate e c'erano 27 gradi. Poi abbiamo provato a mangiare varie cose tipiche e siamo stati in 2 cenote, tra cui uno Dos Ojos, che sono praticamente 2 posti dove nel primo ci siamo immersi, ti davano la giacca per immergerti, perché comunque con l'acqua dolce si fa fatica a stragalla e quindi dopo un po' uno si stanca. E poi nel secondo io ho girato diversi filmati con la GoPro, ma purtroppo sono andati persi, ragazzi. Io ho editato tutti questi video nel giro di una settimana, quindi non sono riuscito a recuperare tutto, e insomma, però siamo divertiti, è stata una bella esperienza. E quella stessa sera siamo andati poi siamo andati al mare, quindi un oceano, e siamo andati poi a mangiare pesce, perché poi praticamente ci è arrivata questa bel piatto completo in 2. Avevamo pagato 1000 pesos, che sono circa 60 euro. Avevamo mangiato veramente bene e siamo andati poi alla festa del Vagalume, che era un locale tipico di Tulum, e lì ci siamo divertiti, ma non è stato il massimo della serata, probabilmente perché qualche sera prima eravamo già stati al Gintano ed è stato, diciamo, il massimo per noi. Quindi il Vagalume mi aspettavo che era meglio, invece no. In un supermercato, e infatti ho girato il video dove cosa si può trovare nel supermercato in Messico, e c'era un po' di tutto, si trova frutta, papaya. Ovviamente i prezzi sono, diciamo, per nostra competenza anche abbastanza alti, e in generale anche noi ovviamente abbiamo mangiato parecchio tutte le volte fuori, non abbiamo mai cucinato una volta a casa, e quindi per noi è stato comunque dispendioso. Vi farò sapere poi il prezzo che abbiamo pagato. Andiamo dunque. Ecco, prima di andare via da Tulum, questo tatuaggio che vedete qua me lo sono fatto là. Io ringrazio Danilo, il tatuatore colombiano, che mi ha fatto questo bellissimo tatuaggio. Non me lo scorderò mai. Lo so, non c'entra nulla con Tulum, però io amo la cultura egizia, e per me tatuarmi le piramidi con il dio Ra e l'ovni sopra e tanta roba, quindi grazie Danilo. 8 ore è durato il tatuaggio, una sofferenza allucinante, soprattutto le ultime ore, perché comunque perdi le forze, ti devi idratare, mangiare, e quindi decidiamo così poi di spostarci a Mérida. Quindi a Mérida, che è una bella città tra l'altro nello Yucatan, attraversiamo quindi 3 ore di macchina dall'8 all'11 di febbraio, pagando una cifra di 186,93. Ragazzi, non vi ho detto quanto abbiamo pagato le entrate al Gitano e al Vagalume. Allora, al Gitano abbiamo pagato 1600 pesos messicano,
che corrispondono a 92 euro. Invece al vagalume ho speso 60 euro in due, questo è per 2 persone. Arrivati a Merida è una città che ci è rimasta qua, non era prevista, dovevamo andare a Cancun di nuovo, però ho detto ma visto che Cancun non ci è piaciuta, perché non andare a Merida? Merida siamo stati e prima di arrivare ci siamo fermati a mangiare qualcosa. È stato bello e siamo andati praticamente all'isola dei maiali, poi avevano liberato, abbiamo fatto tanti video. Gli ultimi giorni non li abbiamo passati proprio bene perché il mio amico Raulito aveva l'influenza. Anch'io ho preso l'influenza, mi sono preso comunque una tachipirina e il giorno dopo stavo bene. Così ho deciso di andare, mi sono svegliato presto, alle 6:30, ho deciso di andare a fare questa avventura da solo. Questa avventura da solo si trattava di andare a scoprire la zona archeologica di Kukulkan, dove c'era la piramide appunto, e nello Yucatan sempre, ed è stata un'esperienza unica. Cioè io sono arrivato davanti da solo, completamente da solo, questa piramide davanti dentro il sito archeologico di Chichén Itzá, e io mi sono messo, non potevo contenere le lacrime e mi sono abbandonato. Cioè proprio è stata un'emozione unica, è stata un'emozione come per dire ce l'ho fatta. Sono partito veramente presto perché praticamente alle 11 di mattina c'erano tipo 30 gradi, quindi ho visitato il parco e ho visitato anche il Tempio dei Guerrieri, mi sono messo a parlare con la gente del posto. I messicani sono gente apertissima, molto open mind, molto ti danno la mano, e non capisco questo modo di essere anche in Europa, materialisti, ma deriva proprio dalla nostra cultura. Ovviamente ci sono aspetti positivi e negativi in entrambi i posti. Lì in Messico c'è una sicurezza diversa, c'è una qualità di vita diversa, ci sono molto militari, è molto controllato, ci sono tantissime gang, quindi sotto questo punto di vista è complicato. Decido poi di uscire, mi faccio di nuovo 1 ora e mezza di macchina in mezzo alla foresta e verso mezzogiorno ritorno a casa. E questo non me lo scorderò mai. La zona dello Yucatan, del Chichén Itzá, è stata un'esperienza che non mi dimenticherò. Ho girato diversi video là, infatti lo avete visto nell'ultimo video che è uscito praticamente, che è uscito martedì. Adesso che sto registrando sono passati diverse settimane, però lo volevo fare questo perché vi avevo detto che vi raccontavo com'è stata l'esperienza e i prezzi che abbiamo speso. Torniamo così in aeroporto, lasciamo la macchina l'ultimo giorno e l'orario di ritorno comunque era previsto, adesso non mi ricordo l'orario, comunque ci avevamo messo 8 ore sì ragazzi, questa vacanza ci è costata parecchio. Abbiamo mangiato sempre fuori. Di cibo quanto abbiamo speso? Cibo io ho contato che ho speso, perché poi queste sono tutte le spese che ho fatto io, 1361 euro di cibo, quindi mangiare, bere, extra, totale. Quanto è costata la macchina? La macchina è costata, per la precisione, 12 giorni di affitto e io ho pagato circa 700 euro, perché 250 sono di affitto auto, 12 giorni, 400 di assicurazione perché assicurazione completa, in qualsiasi caso eravamo coperti e sì ragazzi, quindi per la precisione ho speso 957 euro di case, 150 euro di ticket, 694 euro di auto, 1361 di spese di mangiare più bere extra. Non ho contato il volo perché l'ha pagato Lolito e si vanno praticamente a sommare 1200 euro, quindi da 3162 euro che è la spesa che ho fatto, più 1200 euro di volo, quindi sui 4000 e 4300 euro. Non ci siamo fatti mancare nulla, è stata una bellissima esperienza, va bene così. Quindi io ragazzi vi lascio a un prossimo video, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate like, commentate se vi va e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi!